Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Acquario e le tendenze energetiche economiche dei prossimi 30 giorni. Wow, abbiamo la ruota della fortuna, amici dell'Aquario. È una bellissima carta, soprattutto in una lettura economica, perché parla di occasioni fortunate, della fortuna che finalmente gira, parla di qualche eredità che potrebbe arrivare, potrebbero essere soldi inaspettati, opportunità, aiuti. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che la lettura è per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, il link alla promozione di gennaio e febbraio, c'è il link ai corsi gratuiti presenti sul canale e c'è anche il link del corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Tutto nella descrizione del video. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili, ragazzi. Partiamo con un re di bastoni, 6 di spade, la luna, nove di coppe, sacerdotessa e torre. Adesso ragazzi andiamo a vedere il movimento energetico, che cosa ci propone, e poi in un secondo momento andiamo a vedere il flusso di denaro, gli investimenti, la borsa, i bitcoin, tutto. Ok, allora partiamo da questo re di bastoni. Tenete presente che nelle letture del 2026, quelle semestrali dell'anno, diciamo, ce ne sono quattro, una è apposito sul lavoro e il denaro. Vi invito ad ascoltare anche quella e a integrarla con questa lettura. Allora, andiamo a vedere questo re di bastoni. Asso di coppe e 3 di bastoni. Sento che c'è da mettere a posto qualche tipo di situazione qui. Andiamo a vedere 6 di spade, temperanza, re di bastoni e 8 di bastoni. Sento che è come se aveste bisogno di allontanarvi, potrebbe anche essere da qualche affetto, per qualcuno l'asso di coppe riguarda i figli, però è come se molti di voi tendessero a risolvere certi problemi, cioè come se ci fosse questo continuo bisogno di risolvere problemi, e invece qui con il 6 di spade vi dicono: se vi allontanate riuscite a raggiungere un certo equilibrio. Diciamo che con l'8 di bastoni potrebbe arrivare qualche comunicazione che fa sì che finalmente vi allontaniate. Mi viene da dire, da questo momento di indecisione. È come se foste pronti a fare qualcosa, ma anche voi non sapete bene che cosa. Andiamo a vedere la luna. Nove di spade, 6 di pentacoli, asso di spade, 2 di spade. C'è qualche tipo di indecisione. Qui avete il 3 di bastoni girato al contrario, come se sì, un mezzo progetto ci fosse, però ripeto, è come se non sapeste bene da che parte andare. Io credo che ci sia paura di buttare via del denaro nel caso ci fosse questa idea, questo progetto prevedesse qualche tipo di investimento.
può essere che qualcuno abbia paura di ritrovarsi nelle stesse situazioni di carenza del passato e che quindi sia, come dire, titubante nei movimenti da fare, però è anche vero che qui avete sia l'otto di bastoni che l'asso di spade, o viene, come dire, viene a galla qualche tipo di notizia, si viene a sapere qualche cosa che secondo me potrebbe anche dare una buona spinta in avanti, o è una carta, cioè scusate, o è un momento dove qualche tipo di comunicazione porta una chiarezza mentale o porta più chiarezza mentale, non è definitiva perché comunque qui abbiamo ancora un 2 di spade che indica proprio i dubbi, in realtà indica proprio il bivio, il 2 di spade, vado a destra o vado a sinistra? Andiamo a vedere il 9. Amanti, 7 di bastoni, 2 di coppe. Allora, qui c'è una situazione di disequilibrio con il 6 di pentacoli che bisogna in qualche modo trasformare, come se bisognasse trovare un nuovo punto di incontro. Probabilmente questa situazione prevede anche un'altra persona, può essere il partner, può essere qualche figlio, può essere qualcuno con cui magari vivete o un vostro socio in affari. Andiamo a vedere la sacerdotessa, appeso e 5 di coppe. Cioè, secondo me con questo appeso ehm, c'è come una visione al futuro che diventa più chiara. Cioè, attraversando questo 2 di coppe, questo nuovo punto di incontro, si riesce come a valutare le cose in modo più obiettivo e mi viene da dire prendere una decisione su quale delle due strade sia migliore per voi. Andiamo a vedere la torre. 10 di pentacoli e 2 di bastoni. Mm. Dunque, la torre, ragazzi, è la fine di un scusate, la fine di un ciclo, la fine di qualcosa, secondo me. Non è detto che sia necessariamente la fine di un rapporto lavorativo, la fine di qualche tipo di situazione economica, anzi, qui abbiamo un bel 10 di pentacoli. Siccome la carta della torre è la caduta dell'ego, la caduta delle strutture mentali, io credo che qui qualche tipo di struttura mentale che avete avuto, che vi ha tenuto bloccati fino ad adesso, possa effettivamente cadere. Qui ricordiamo che avete la ruota della fortuna, cioè è un cambio a 360 gradi. È un cambio positivo, io sento, come se si uscisse, come vi dicevo prima, da questi dubbi. Ok, andiamo a vedere un attimo ancora tre carte per darvi qualche consiglio. Abbiamo, wow, eremita, imperatore e 2 di coppe. Mm. Allora ragazzi, qualsiasi sia la vostra situazione lavorativa o economica, sento che avete bisogno come di mettere in atto una strategia. Per qualcuno può voler dire il farsi consigliare da qualcuno di più esperto, soprattutto se è un nuovo settore, quello in cui state magari investendo o quello su cui state puntando, devo dire.
Però qui si tratta di creare una strategia, può essere di risparmio, può essere una strategia di compravendita, può essere una strategia, poi ognuno la adatti alla propria realtà. Ho come la sensazione che da soli sì, si sia pronti, avete due re di bastoni a intervenire, ad agire, ma siccome magari non vedete chiaro sul futuro, non avete esperienza, siete un po' bloccati dalle paure del passato, c'è come da trovare un nuovo tipo di equilibrio, qualche nuovo accordo e anche qui infatti abbiamo un bellissimo due di coppe che chiude la lettura. È come se vi doveste alleare con qualcuno e siccome quando si parla di soldi non ci si allea con nessuno, mi richiama molto un consulente finanziario o qualcuno che comunque vi possa aiutare a migliorare la vostra situazione economica, vi possa aiutare a gestire la vostra situazione economica, o comunque è come se questo tipo di intervento desse la possibilità alla ruota della fortuna di manifestarsi. Allora ragazzi, parliamo di flusso economico, che secondo me è quello che vi attanaglia un po' di più in questo periodo, perché è come se per qualcuno potrebbe essere il ricevere una paga più bassa di quello che spetta, o potrebbe esserci anche qualcuno che è in ritardo con lo stipendio, quindi magari vi stanno dando acconti e non lo stipendio completo. Mm. Ehm, Secondo me, per quello che riguarda il flusso di reddito, è come se anche qui avessi bisogno di trovare un nuovo punto di incontro, soprattutto se magari sono in ritardo con il pagamento, che qualsiasi tipo di azienda può avere difficoltà economiche, può affrontare momenti difficili. Il punto qual è? Mettersi d'accordo. Cioè, tu non mi puoi pagare adesso, però stabiliamo che ogni 15 giorni mi dai comunque un acconto, perché io senza soldi non ci posso stare. È come un ridefinire gli accordi qua. Ehm, per quello che riguarda gli investimenti immobiliari, se state cercando nuovi immobili su cui investire, sento che dovete allargare un pochettino il raggio d'azione e soprattutto iniziate a valutare zone che fino adesso non avete valutato. Sento che sono favorite le zone in mezzo alla natura per dei nuovi acquisti eventualmente di immobili, scusate, su cui investire. Se state aspettando una cioè una vendita, può essere che effettivamente arrivi qualche acquirente. Diciamo che, beh sì, potrebbe esserci un accordo, in questi 30 giorni, vi dico. Se non sono 30 è qualcosa di più, mettete un mese e mezzo, tenete presente che i tempi nelle letture di tarocchi sono da considerare elastici, ok? Per quello che riguarda gli investimenti che già avete in atto, quello che avete già fatto, secondo me c'è da sistemare qualche cosa perché potrebbero rendere di più. Ho come questa sensazione. Potrebbe essere che avete bisogno di fare pubblicità, non so, dipende dal tipo di investimento che avete, eh. Diciamo che quello che avete già cresce talmente poco, così com'è, da richiedere la necessità di qualche cambio, di qualche movimento finanziario. Per quello che riguarda la borsa, chi investe in borsa,
Allora, ragazzi, secondo me non va male, non va male, però ho la sensazione che dobbiate focalizzarvi su titoli più piccoli. Cioè, mm, ho come l'idea che se state investendo, soprattutto per chi investe in gruppo, magari siete un gruppo di persone che hanno messo insieme un soldo e tutte insieme si gestisce questo investimento, queste azioni, diciamo così. Io ho come l'idea che sia meglio guadagnare meno ma essere autosufficienti, indipendenti, piuttosto che pensare a poter guadagnare di più con tante persone, perché è come se ci fossero degli attriti, delle divergenze per quello che riguarda il modo di gestire queste azioni. Magari voi non vendereste, qualcun altro sì, potrebbero esserci degli attriti. Se invece investite da soli, devo dire, anche lì focalizzatevi sulle aziende più piccole, come questa sensazione. Per chi investe invece in materie prime, mm, qui ragazzi dovete portare pazienza, secondo me, perché potreste vedere come un crollo, però è momentaneo. C'è come un momento nelle materie prime, adesso poi dipende in che materie prime state investendo, però ho come la sensazione che potrebbe esserci un momento di calo. Niente di preoccupante, perché poi nel lungo periodo la cosa si risolve. Per chi invece avesse dei redditi passivi, come degli affitti, piuttosto che qualche rendita passiva, mm, io ho la sensazione che potrebbero, soprattutto se avete delle case vuote che state aspettando di affittare, per esempio, o se state aspettando come di guadagnare su quello che avete già impostato, sento che effettivamente potrebbe arrivare qualche cosa nel prossimo mese, potrebbero come esserci dei visitatori o addirittura qualcuno potrebbe effettivamente già stipulare un contratto d'affitto. Non vi nego che qualcuno potrebbe, di queste case che è in affitto, ricevere una proposta di acquisto, come se un inquilino vi proponesse di acquistare la casa. Mm. Bene, andiamo a vedere qualche oracolo, ragazzi. Ah, volevo dirvi, siccome abbiamo la ruota della fortuna, mm, siccome abbiamo la ruota della fortuna e anche un bellissimo 10 di pentacoli qui, se per caso siete di quelle persone che giocano, io disincentivo abbastanza questa pratica perché porta dipendenza, però se siete di quelli che giocano un euro ogni tanto, vi dico, è un buon periodo. I prossimi 30 giorni sono un buon periodo per ricevere dei soldi extra. Potrebbero arrivare proprio come dei premi in denaro, potrebbero essere delle cose che non vi aspettate. Tenete presente che come anche i premi, non lo so, vi faccio un esempio, un tostapane per dire, no? Vincete un concorso e vi regalano il tostapane. Sì, è un prodotto, però è anche, cioè, questo prodotto ha un valore, quindi tecnicamente è come ricevere del denaro, perché qualcuno lo ha pagato. Ok. Rifletti sopra l'orgoglio e l'ego. E qui fa vedere uno specchio che è anche un po' il significato della luna, no? Il nostro specchio interno. Vedete che qua sotto c'è l'acqua e lei si sta specchiando. Lezione di oggi. Sii cosciente che l'orgoglio negativo causa più dolore e sofferenza alle tue relazioni e alla tua vita in generale di quello che immagini. Osserva dove stai dilapidando il potere
a causa del falso orgoglio e ammetti che è veleno per il tuo spirito e pertanto per la tua guarigione. L'obiettivo rifletti sull'orgoglio e sull'ego. Bene, ancora un oracolo. Imprevisti sfide. Qui parla di luglio. Quindi, siccome avete una sacerdotessa, ragazzi, nella lettura, e è una carta che parla di fare i progetti nel lungo termine, di avere questa visione ad un futuro lontano, può essere che il movimento che andiate a fare adesso o diciamo quel cambio che poteva esserci per quello che riguarda gli investimenti già fatti piuttosto che per quello che riguarda le materie prime a livello di calo, diciamo si risani, si metta a posto a luglio. Quindi è come se vi dicessero tenete duro da adesso fino a luglio, ok? Ultimo oracolo. Il nonno muore, il figlio muore, questa è fortuna. Quando il nonno muore è una cosa, diciamo così, naturale, no? Che i nonni, i genitori muoiano prima di noi, però è meno naturale quando un figlio muore. Non dovrebbero mai esserci come questo tipo di morti, però la carta vi dice questa è fortuna. È come se la vita, l'universo vi mettesse davanti a una morte allegorica, ragazzi, allegorica, di un figlio, quindi potrebbe essere di un progetto che avete iniziato tempo fa, potrebbe essere un ideale, un qualche cosa che voi pensavate di portare avanti e che in realtà non ha come questo passo in avanti, ma perché? Perché l'universo ha per voi in serbo un cambio molto più grande. Amici dell'Acquario, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per aiutare il canale a crescere potete dare like, mettere hype, iscrivervi, condividere il video. Per iniziare un percorso di crescita sulle credenze limitanti mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto e se volete fare lo stesso lavoro, diciamo da autodidatta per conto vostro, avete la possibilità di farlo attraverso la sezione degli abbonamenti. Lì in realtà ci sono molti più temi che vanno trattati, cioè ci sono le credenze limitanti, anche se sono trattate in modo un po' più generico rispetto al percorso personale, però comunque è già un'infarinatura generale. In più lì tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, parlo di quello che sono le energie sottili, che cosa c'è nell'astrale, come risvegliare la Kundalini, come proteggere il campo energetico. Insomma, ci sono una serie di argomenti aggiuntivi che sono praticamente tutto quello che io ho studiato in tanti anni, che ho condensato e messo a disposizione in quella sezione. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 4 per adesso, sono numerate e ragazzi vanno viste in ordine cronologico di numero perché se no non capite un tubo. Nel senso che ci sono alcuni cose basi che io tratto nella playlist 1 e di cui parlo poi anche nelle altre playlist, però se saltate di qui e di lì rischiate di non farvi un'idea completa di quello che voglio trasmettere. Detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!